Non so se si capisce già dagli ingredienti, ma oggi prepariamo insieme un capolavoro della cucina italiana, gli spaghetti alla matriciana, proprio come vuole la tradizione del comune di Amatrice. Pochi gli ingredienti, ma scelti con cura per un risultato che profuma di semplicità. Iniziamo subito. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di spaghetti trafilati al bronzo, 100 g di guanciale di Amatrice, poi o un cucchiaio di strutto o dell'olio extravergine d'oliva, 400 g di pomodori pelati o freschi, poi sbollentati e spellati, questi sono già pelati, un peperoncino piccolino, e il pecorino magari di Amatrice. Noi abbiamo il pecorino romano DOP grattugiato quanto basta sopra per amalgamare alla fine, sale naturalmente sia per la pasta che un pizzico per il pomodoro, ma pochissimo, tanto abbiamo già il nostro guanciale. Allora, il guanciale va tagliato, io ho già tagliato le fette perché facevo prima con la macchina, spesse circa 1 centimetro e poi tagliate a listarelle di mezzo centimetro. Io lascio anche la parte col pepe, anche perché la ricetta originale ho tolto soltanto la cotenna, che poi la userò per fare un brodo, una pasta ai fagioli, qualcosa, ma il pepe lo lascio. Voglio proprio la ricetta originale con tutta la parte del pepe anche. Adesso cominciamo prima di tutto a tagliare il guanciale e poi lo mettiamo in padella. Lo farò sudare direttamente senza mettere l'olio. L'olio lo mettiamo dopo per non allo strutto e lo metteremo prima di mettere i pelati. Vediamo quanto grasso rilascia il guanciale. Ho il cerotto da bambini nel dito, vabbè. Stamattina mio marito mi ha cerottato con un cerotto da bimbi. Un po' che tutta questa altezza mi fa far più fatica che il resto. Intanto finiamo di tagliare il guanciale, accendiamo la padella, così si preriscalda la padella intanto. Attenzione, tenete sempre le dita in sotto rispetto in dentro rispetto al coltello, potete appoggiarlo qua e tenere le falangi più in dentro rispetto alle nocche, così evitate di tagliarvi. Questo non è un taglio, Tanto che aspettiamo che si scaldi bene la padella, diamo anche una schiacciata ai nostri pelati. E così va bene con questo, con qualsiasi pressino che avete in casa va benissimo. Questo mi piace perché esce poi dal centro. Ce n'è qualcuno che mi sfugge al controllo. Abbiamo la doppia funzione. Cominciamo già anche a riscaldare l'acqua. Vediamo come è messa la padella. Ci siamo, cominciamo a mettere il guanciale a sudare. Esatto, assolutamente perfetta. L'ideale sarebbe una padella in ferro, la tradizione vorrebbe la padella in ferro. Io ho delle padelle sia in ferro che in alluminio, ma parliamo di diametri molto grossi da ristorante e in questo caso non ha molto senso visto che siamo in 3 a mangiare, anche se sto facendo la dose da 4 come sempre. Abbiamo una padella così. Mettiamo tutti i pezzi. Ho lasciato delle belle spicioline grandi perché mi piacciono di più, anche col pomodoro si vedono di più. Tanto qua l'importante è la sostanza, come tutte le ricette della tradizione. Fate in modo che diventi bene croccante all'esterno e morbida all'interno. Tanto vi facciamo un piattino vicino per tirarla fuori dalla padella. Quando diventa poi tutto trasparente il nostro grasso, traslucido, e appena un po' abbrustolito all'esterno vuol dire che ci siamo. Vedete? Quasi trasparente, quella da vicino. Già ci siamo, Ancora qualche secondo e sono tutti cotti. Giusto 2 note importanti sulle varie variazioni che ci possono essere nelle varie aree e le tradizioni. La ricetta originale non vuole la cipolla, non vuole l'aglio, neanche la pancetta, ma il guanciale di Amatrice, niente vino, solo guanciale, pomodoro e pecorino, al limite il tocco di peperoncino. Poi io ho messo lo spaghetto perché il formato tradizionale è lo spaghetto, ma molti fanno anche il bucatino e i rigatoni con il sugo alla matriciana. Allora, adesso che ha sudato bene, come dicevo, togliamo la pancetta dalla nostra padella, un attimo solo, togliamo un attimo.
Qui abbiamo già tanto unto rilasciato dal guanciale, quindi l'olio, nonostante sia indicato olio estrutto, io oggi sinceramente non lo userei neanche. È sufficiente questo come componente di grasso per il pomodoro. Adesso mettiamo il pomodoro in padella a soffriggere. La padella di prima dove c'è lo strutto aggiungiamo i pomodori pelati e li facciamo andare per circa 10-15 minuti finché il sugo non si addenserà un pochino. Non mettiamo adesso sale, quando si è addensato vediamo che livello di sapidità prima di aggiungere sale, non esageriamo che dopo diventa troppo salato poi. Allora il peperoncino è un optional, ne mettiamo uno piccolino, diviso in 2 o 3 parti, così, ecco. È un optional che ci piace, però uno solo perché mangia anche il bimbo, gli piace piccante ma non troppo. Ha 10 anni ancora in fase sperimentale col piccante. Ecco, ancora 10 minuti, quando sarà ben addensato, verso la fine, rimettiamo dentro il guanciale, così non si lessa troppo, ma resta bello corposetto. Allora, ho assaggiato il pomodoro che sta già iniziando a rapprendersi. Possiamo aggiungere un pizzico di sale, come dicevo. Ancora 5 minuti mettiamo il guanciale. Allora, vediamo che il pomodoro ha già iniziato a rapprendersi. Rimettiamo il guanciale nella padella. Allora, l'acqua bolle, saliamo l'acqua con sale grosso. Mettiamo giù gli spaghetti, circa un'etta a testa, puntiamo 10 minuti, se cominciano a abbassarsi li giriamo bene e mettiamo tutti in acqua senza romperli. Questi cuociono in 12 minuti, quando siamo a 10 minuti tiriamo fuori con un po' d'acqua di cottura, li mettiamo nella salsa col guanciale e il pomodoro e li facciamo tirare un po' con l'acqua di cottura. Ok, adesso che abbiamo la salsa, ecco, perfetto, sono passati i minuti, già bella rappresa. Trasferiamo gli spaghetti dentro la salsa e gli facciamo terminare la cottura. Poi aggiungiamo, adesso mettiamo tutti gli spaghetti, aggiungiamo un po' di acqua di cottura, un mestolo e facciamo terminare il salto. E facciamo saltare i nostri spaghetti. Adesso poi ne assaggiamo anche uno che vediamo come se ancora un po' indietro, ancora un altro mestolino d'acqua. Assaggiate sempre, mi raccomando. All'interno è ancora un po' duro, mettiamo un altro mestolo d'acqua. Quando ha ritirato questo qui siamo pronti per aggiungere lo strato finale di pecorino. Ok, adesso li facciamo tirare l'acqua. Facciamo tirare quest'acqua qui e poi siamo pronti. Se siete capaci di farli saltare è sempre meglio perché assorbendo l'aria si amalgama meglio il tutto. Ok, direi che ci siamo, perfetto, c'è poco sughino ancora, tiriamo su bene, ultimo giro, poi spegniamo il fuoco e cospargiamo bene col pecorino romano. Poi se chi vuole ne aggiunge anche un po' a tavola, mio marito l'adora aggiunto dopo. Ho già preparato la nostra ciotola per la tavola. Nel frattempo, ecco qua, facciamo i piatti. Stasera spaghetti alla matriciana, amore. Mio figlio è appena arrivato a casa da basket, giusto? Sì. Sei stanca? Quindi ti vanno gli spaghetti alla matriciana? Sì. A posto? Tanta fame? Benissimo. Mi sono appena spaccato le gambe. Esagerato. Che buon profumino. Sei contenta? Sì. Ottimo. Oh. Adesso mettiamo il sugo sopra che è rimasto nella padella. Più sugo a voi due.
No, mamma. Mamma, se dove americana. Un po' per uno. Va bene, un po' per uno. Vabbè. E voilà, adesso faccio spaghetti alla matriciana col guanciale di Amatrice. Si vede? Fumano un pochino, mi affumicano tutta la mia macchina fotografica. Buon appetito!